Buongiorno amici, quando si parla di pesce crudo tutti pensano a Giappone. Se sei uno di essi, dopo questa puntata cambierai idea sicuramente. Comunque, l'abbiamo mangiato anche cotto. Nella puntata precedente ci siamo lasciati con una cena eccezionale, a base di pesce ovviamente. Se non l'avete vista, recuperatela assolutamente. Qualsiasi cosa io dica rovinerebbe la magia. Ma attenzione, mangiare pesce così crea dipendenza, infatti guardate dietro le mie spalle quanta povera gente ancora in coda per mangiare il pesce. Bisogna stare attenti quando si viene qua. Cattedrale è semplicemente indescrivibile. Dopo un po' di giornate frenetiche che sono dietro di noi, avevo bisogno di un po' di pace. Quando siamo arrivati qua nel pomeriggio c'era una scolaresca dietro l'altra, quindi abbiamo deciso di goderci il castello così alla sera. È stato costruito, ma chissà come mai, sempre da Federico II, come una delle postazioni di protezione del Regno delle Sicilie, che lui fece reggere fino a Basilicata. La sua pianta ricorda i castelli costruiti dai crociati in Terra Santa, che poi andremo a verificare, che poi alla loro volta ricordano i castelli romani a pianta quadrangolare. Insomma, tutte strade portano a Roma. Sapete tutti quanto a noi piacciono delle leggende, storie strane, e abbiamo trovato ovviamente anche una su Trani, però a quanto pare questa è una storia vera. Dentro la chiesa, proprio nel cuore della cattedrale, si trova l'ipogeo di San Leuccio. Ecco, a quanto pare lì si aggira un fantasma di un monaco, un signore con una trentina d'anni, perché è stato avvistato non una ma ben 2 volte da una povera guida che è svenuta tutte le 2 volte. E ahimè niente, alla fine povera signora si è licenziata. Per stasera è tutto, ci vediamo domani, buonanotte. E buongiorno. Buongiorno, stavamo per ripartire da Trani e ci siamo accorti che il display che ci fa vedere lo stato del carico delle nostre batterie non funziona più, quindi abbiamo chiesto aiuto al mondo social. Speriamo che qualcuno ci risponda, perché non è proprio simpatico stare in giro e non saper bene quanto carica. Ciao mare di Trani. E ci è venuta voglia di bere un secondo caffè, quindi ci fermeremo a Molfetta. In quel momento eravamo ancora ignari del fatto che nel paese dove non è nato Pasquale di Molfetta, detto Linus, non ci sarebbe bastato il tempo di un caffè. Non è male come posta e c'è parecchio parcheggio. E qui c'è anche il mercato cittadino. I pomodori a 1,50 € al chilo, da noi girano verso 6, 7, 8 euro in questo momento. Sono quelli cetriolini che mangiamo a Vieste, quelli digeribili. È che il signore grida così tanto che non riesco a gridare più forte di lui. Qualche pomodoro per insalata lo prendo, anche questi cetriolini. Sono quelli digeribili, vero? Sì, perfetto, grazie. O ci sono le cime di rapa, le tue preferite, dai, ci facciamo un pensierino? Ma quanto è enorme sto finocchio! Io lo prenderei anche, ma non ci sta nel frigo. No, quelli sono già sì. Ok, questi sono sì. Raga, 1,50 € al chilo. Di cosa stiamo parlando? Ci sono anche le nespole, ma noi di solito non le mangiamo. E insalata l'abbiamo portata da casa. Che bello trovarli così senza la plastica, a noi piacciono tantissimo. Le zucchine sono belle, ma abbiamo ancora qualcheduna. A questo punto vado a pagare.
Abbiamo finito di acquistare, ma io ho visto che questo non è l'unico mercato che c'è qua. Questo ti faccio vedere. Qui c'è anche il mercato del pesce. Guarda che bello. Ma guardate che belli polpi. E per le ostriche mica dovete andare in Francia. Io questi qua non li ho mai visto vivi. Abbiamo notato che qua costa meno che a Chioggia. E come sempre in Puglia 2 euro. Adesso metto via, andiamo finalmente a bere caffè. Ed eccoci sul lungomare di Molfetta. Stamattina a Trani ho visto Giuseppe e il figlio e poi abbiamo Santa Maria e i figli, ma siamo arrivati anche alla madre. È proprio bella sta cosa che abbiamo notato anche a Chioggia, come qua, che i pescherecci riportano nome dei familiari, diciamo, dei padri, figli, madri, molto carino. E a Molfetta la riva è dedicata ai pescherecci, come è giusto che sia. Dietro alle mie spalle c'è il vero mercato comunale, quello che abbiamo visto noi, era quello mini. Abbiamo trovato un posticino vista Porto e ora ci mettiamo all'opera. Finalmente è arrivato il caffè, anzi cappuccino. Da noi in Lombardia devo sempre chiedere cappuccio scuro, arriva comunque una cosa che è più caffè latte. Qui un cappuccio normale che è già abbastanza forte di per sé. Ora mi sento meglio. Il cappuccio è ottimo, ma soprattutto apprezziamo il bicchierino d'acqua che ti portano sempre. Dobbiamo entrare nel mercato comunale perché dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo. Sembra che sono allo stadio. Questo qua è soltanto il mercato di pesce, ormai sta per finire, stanno chiudendo, però infatti cosa stanno facendo? Stanno richiamando gli ultimi clienti, così riescono a vendere tutto. Va bene, grazie. E il Paolo Padre che abbiamo visto fuori, Chissà che cucina. solo 8 euro. 8 euro il polpo, Madonna. Polpo di scoglio senza brodo, 8 euro, Complimenti. Giù al bar abbiamo sentito sta voce. Come si chiama la voce lì? Dobbiamo Prego! Potermi a chiedere Guarda i ricci. Uno spettacolo! Alla dacca! Alla dacca! Il fatto sta che io non riesco a farli oggi. Questo qui, devi venirti qui, mangi. Allora, così. Sì, mangi. Cosa? Così? Sì, come così? Oddio. Come così? Buono? Buono? Ciao ciao. Io non ho mai mangiato una cosa del genere in vita mia. Non al 100%, al 1001%. Queste sono cose genuine. Queste sono le prelibatezze dell'Italia che ci abbiamo noi in Puglia. E niente, dopo aver bevuto il cappuccio abbiamo mangiato il polpo, cioè il moscardino, era ottimo, cosa volete che vi dico? Ma vogliamo dire una cosa a quelli che ieri ci hanno scritto: ma siete andati a Barletta? Se la stessa cosa ci dite: ma siete andati a Molfetta? Sì, siamo venuti a Molfetta, ma per questa cosa qua, per mercato e per la gente. È ovvio che a Molfetta non siamo venuti soltanto a mangiare il pesce crudo, ma a vedere anche il Duomo, che segue un stile romanico pugliese, però anche molto particolare, con queste 3 cupole in linea. Le tegole che ricoprono le cupole sono chiamate chiancarelle, che a sua volta richiamano i trulli di Alberobello. E proprio qui sotto il Duomo c'è la spiaggetta dove fanno il bagno e l'acqua è proprio bella. E a pensare che c'è la gente che gira ancora con i cappotti. Wow, ma guarda che bello! Ormai siamo in Puglia da qualche giorno, abbiamo visitato diversi centri
piccoli, grandi, e tutti, ma tutti i centri storici sono tenuti in modo impeccabile, troppo belli. E qui siamo all'interno del Torione. E siamo quasi al livello del mare, magari 1 metro sopra. Giusto da non essere inondati. Siamo saliti sull'antico Torione per ammirare il mare a 360. Una volta serviva per la difesa della città. L'acqua è trasparente. E noi ora andiamo oltre il porto a recuperare Charlie. E a pensarci che a Molfetta dovevamo fermarci solo per bere un caffè. The next day. E noi andiamo lì dove si vede il pinguino. Lasciamo Charlie qua al parcheggio e andiamo a Bari. Il parcheggio dove abbiamo parcheggiato si trova a 3,5 km da Bari Vecchia. Noi ovviamente andiamo in città a piedi. I colleghi camperisti stanno arieggiando i vestiti. Non siamo neanche arrivati, mi sono già innamorata di Castello, il fossato con le palme. Appena arrivati all'ingresso della città vecchia ci siamo trovati davanti al Castello Svevo, ovviamente costruito dal nostro fedelissimo compagno di questo viaggio in Puglia, Federico II. Ma non importa tanto chi l'ha costruito, ma importa chi dopo l'ha fatto prosperare, e questo l'hanno fatto Isabella d'Aragona e sua figlia Bona Sforza, che l'hanno fatto diventare una dimora rinascimentale e artistica. Durante i nostri viaggi abbiamo sempre incontrato tantissimi castelli e tantissime chiese e cerchiamo di non soffermarci più di tanto, perché dopo un po' diventa tutto uguale e diventa anche un po' noioso. Però questo castello veramente merita, perché mi sembra uno dei più belli che abbiamo visto ultimamente. È ovvio che ci sono le parti delle epoche diverse, ma quello che mi incuriosisce di più è questa giunta superiore. Chissà quando è stata aggiunta, se lo sapete lasciateci un commento. E si vede chiaramente che queste finestrelle una volta erano aperte. Ma come si chiamano? Come direbbero a Brescia, ci sfugge il termine tecnico. Ok, però adesso va bene Federico, va bene Svevo, Aragona, eccetera. Io ho fame. Adesso è triste perché non c'è il ponte levatoio, solo quello in pietra. E benvenuti nella Bari Vecchia. È da decenni che mi immagino come sta città nominata in continuazione da Lino Banfi, e ultimamente anche da Checco. Ma come sto gelato, guarda che coda! E finalmente ci siamo guadagnati un vicoletto fresco. Andiamo a prendere 2 panzerotti da Mastro Ciccio, ovviamente. Oddio! Ma qui veramente il problema è cosa prendere. Cominciamo con il panino al polpo e mozzarelline fritte che erano in omaggio, perché abbiamo preso un'altra cosa che si chiama buroccio che sta cuocendo. E intanto provo la mozzarellina. E la maionese sopra, vediamo. Divertente. Per me è meglio di patatine fritte. Allora, dentro abbiamo rucola, mozzarella, ovviamente polpo e il pane nero, quello che noi adoriamo ultimamente, quello con il carbone. È buono, non mi dispiace di non aver preso il panzerotto. Ora tocca a me. Siamo venuti per i panzerotti, però come fai a dire di no a un panino così? Il polpo è incredibile. Qua sembra pieno di polpi, ovunque. In realtà noi volevamo fare vari assaggi nei vari posti, però uno l'abbiamo già trovato chiuso, quindi per precauzione abbiamo deciso di fermarci a mangiare qua. Adesso facciamo unboxing insieme. Questa si chiama burozza, è ripiena col sugo di bracciola, mozzarella d'Andria e olio d'oliva
e caciocavallo credo. Adesso tagliamo tutto il sugo. Wow! Ma come si mangia? Allora, è buonissimo, come mangiare la pasta al ragù con la murata sopra. È veramente, non ho mai assaggiato una cosa del genere. E dentro c'era l'intera burrata, quindi immaginatevi quanta mozzarella c'è. Io la provo senza la forchetta, perché odio le cose di legno in bocca. Veramente non ho provato niente del genere. Come spiegarvela? Sugo, mozzarella, fritto, croccante, buono. In sostanza non riesci a fermarti. Siamo quasi alla fine, contenti ma stanchi. Appena usciti da Mastro Ciccio ci siamo trovati davanti al Teatro Margherita. È un palazzo in stile Liberty, costruito sulle palafitte nel vecchio porto di Bari. Una volta serviva come cinema e teatro e oggi un spazio per le mostre. E ora andiamo verso il Ciringhito. Là dietro potete prendervi il pesce fresco crudo dai pescatori. E al Ciringhito una Peroni. Noi intanto dopo tutto quello che abbiamo mangiato prendiamo solo un caffè macchiato. Sono questi che compri. Caffè ottimo. Questo non è soltanto un ottimo posto per l'aperitivo, questo è un ottimo posto per fare una buona colazione genuina, un pesce crudo e una Peroni. Ma che bel vedere! Fatto la foto? Invece il bel vedere del fortino è chiuso. Ora andiamo a destra o sinistra e siamo in piazza mercantile. In questa piazza trovate Guardia di Finanza, Croce Rossa Italiana. la colonna della giustizia, che è quella roba lì dietro alle mie spalle. Nei tempi antichi non era molto popolare e nessuno dei baresi onesti si sarebbe mai seduto su quei gradini lì, perché a quel palo venivano legati i debitori, quelli che non pagavano le tasse, e tutta la città poteva vederli. Ma che vicoli stupendi che si trovano. Siamo arrivati davanti alla Basilica di San Nicola e vi dobbiamo dire 2 o 3 cose, però ci spostiamo in un posto un po' più tranquillo. Basilica di San Nicola ci interessa particolarmente perché è un luogo dove si abbracciano le due religioni. Molti lo davano per scontato, alcuni no, ma Maya è cattolica, mentre io sono ortodosso. Quindi questa chiesa ci rappresenta tutti e due, perché custodisce per più di 1000 anni le spoglie di San Nicola di Mira. Santo festeggiato sia da Chiesa cattolica che quella ortodossa. Questo è vero anche per la maggior parte dei santi, in quanto le religioni sono pressoché identiche, cambiano le date, ma questo santo è tra i più sentiti anche nella Chiesa ortodossa. Sappiamo di sicuro che il re e le regine di Serbia, e parliamo di XIII-XIV secolo, furono devoti a San Nicola a tal punto che regalarono alla basilica una importante icona. Ma soprattutto il re serbo Milutin fece ricoprire l'altare di santo con le pregiatissime lastre d'argento. Queste purtroppo furono sciolte dal Ferdinando I, re di Napoli. Adesso, non per annoiarvi con la storia, è soltanto per farvi capire quanto tutte le religioni e nazioni sono intrecciate tra loro. Quindi questa basilica non è importante solo per i baresi, ma è una delle più importanti anche per la religione ortodossa. E dentro abbiamo visto anche le scritte in cirillico, soltanto che non era serbo, ma russo.
lasciamo la basilica e andiamo a prendere qualcosa di dolce. Prendiamo un po' di pasta? Quartiere San Nicola, chiamato da tutti Bari Vecchia, si trova nel centro della città e unisce il Porto Vecchio, quello che abbiamo visto prima, con il Porto Nuovo. E tutta la Bari Vecchia è rimessa a nuovo, sembra costruita ieri, ma non per questo ha perso il suo fascino. Il bello di questo posto è che sembra che il tempo si sia fermato del tutto. Pensate quello che volete, ma queste tende le voglio anch'io. E da nessuna parte come qua vale il detto che per conoscere un posto devi perderti nelle sue viuzze. Mi spieghi cosa sono le sgagliozze? Prendiamo? Beh sì, certo. Un po' di polenta ci sta sempre. La forneria era chiusa adesso che siamo passati, si era Santa Rita. Mariella, e noi le mangeremo qua. Com'è? Croccante, buona, non sembra polenta. Ora proviamo. Ancora 10 minuti fa ero convinto che sono dolci, mentre sono salate. Ma vanno benissimo. Allora, abbiamo finalmente incontrato Pierpaolo che vive qua a Bari e che ci fa un po' la guida. Siamo entrati nella cattedrale per vedere una cosa un po' particolare che avviene soltanto una volta all'anno. Il rosone viene illuminato da un raggio di sole e si riflette esattamente qua. E noi la foto l'abbiamo vista perché Pierpaolo è stato fortunato e l'ha fatto un anno. La foto ci è stata gentilmente prestata da Pierpaolo, mi raccomando seguitelo su Instagram perché sei Pierpaolo Di Marzio che fa delle foto fantastiche. E finalmente siamo arrivati ad Arcobasso. Non si può visitare Bari senza attraversare l'Arco Basso ed entrare in uno dei vicoli più famosi, Avete mai visto Orecchiette Rosa? quello delle orecchiette. A quell'ora le signore erano ormai stanche, ma ci hanno fatto vedere la tecnica, che sembra facile. Sembra. Ci sono orecchiette di diverse dimensioni, tutti i colori più uno, ma noi rimaniamo fedeli a quelle non colorate. E siamo arrivati dalla signora Nunzia. Benvenuti. Grazie signora. Abbiamo finito il nostro giro nella Bari Vecchia. Sì, c'erano un po' di persone, ma niente di eccezionale. E poi siamo arrivati nella via dello shopping. Il cuore malato e sape guarire. E ringraziamo Pierpaolo che ci ha portato in macchina. Ci vediamo domani a Polignano, Monopoli. Mentre gli uomini fanno i piani, Colonnello delle previsioni ride, quindi Paolo lo rivedremo un'altra volta, mentre Polignano e Monopoli tra qualche settimana. Invece domani andiamo a vedere il castello più misterioso d'Italia, il ponte dal quale si gettò l'agente segreto più famoso del mondo e cacceremo la testa dentro il forno che è stato costruito 100 anni prima della scoperta dell'America.